Qui sotto a noi abbiamo la cantina di produzione che si vede e tutta la piana. La piana è questo, chiamiamolo fondovalle, perché ci troviamo al centro di una valle naturale con dei riferimenti intorno a noi, ma di fatto come unico produttore. Quindi le varietà che oggi troviamo qui a Tenuta di Trinoro sono appunto Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Merlot. E nella parte più alta, sempre tornando verso destra, ai 650 metri, troviamo un piccolo appezzamento di Semillon che adesso andremo a scoprire, quindi siamo con un 0,5 ettari di questo unico vino bianco che produciamo a Tenuta di Trinoro. C'è una foto, quella che abbiamo visto insieme dall'alto con il drone di notte, quando nel 2017 qui c'è stata una forte gelata, era maggio, abbiamo rischiato di perdere gran parte del raccolto. 30.000 candele accese in vigna, tutta la notte, praticamente dalle 2 fino alle 6 della mattina, per salvare tutto quello che noi vediamo lì sotto. Perché naturalmente con l'alta pressione da sopra il gelo si ferma nella parte bassa e quindi facendo così tu riesci a far salire di qualche punto del grado della temperatura e riesci un po' a preservare. Poi la cortina del fumo ti aiuta anche dai primi raggi del sole che arrivano e inevitabilmente andrebbero a bruciare i primi fiori che ci sono sulla pianta sostanzialmente. Ci sono dei colori in testa alle vigne. Il blu sta per Merlot, il rosso il Cabernet Franc, il giallo il Cabernet Sauvignon e il verde è il Petit Verdot. Quindi all'interno di un ettaro ci sta che tu magari potrai vedere anche più colori. Questo è proprio perché Andrea nel fase di creazione del sesto ha determinato quale pianta reagisse meglio in quel punto del terreno. Ecco perché noi abbiamo 26 ettari di superficie su una superficie di oltre 200, proprio perché è stato così bravo di individuare le zone migliori per dar vita a queste piante sostanzialmente. Qui troviamo un terreno fertile perché di fatto, come puoi vedere, questo è un terreno tufaceo ma ha una consistenza quasi sabbiosa e quindi per il Semillon è veramente il punto giusto, no? Qua siamo nella barriccaia e sì, come diceva Gianluca, ogni barricca identifica ciò che c'è al suo interno, quindi la parcellizzazione, il giorno del travaso e quello che sarà un po' il vino. Ecco. Qua all'interno abbiamo le 50 parcellizzazioni della vendemmia 2020, quindi 50 vendemmie diverse mantenute anche in barricche, 50 parcelle diverse e inserite diciamo dalla fine della fermentazione post svinatura all'inizio della malolattica che avverrà qua, diciamo. In pratica noi una volta che avviene la raccolta dell'uva avviene tutto il normale processo di fermentazione, permanenza in vasca con la macerazione. Una volta finita la fermentazione alcolica provvediamo con la svinatura, quindi separazione del liquido dal cappello, e viene messo in un'ulteriore vasca per decantare. Dopo 5 giorni, che viene tolta la freccia grossa, il vino pulito viene in barrique e qui inizierà la sua elevatura in legno. Che mi fanno i legni? Beh, legni noi usiamo solo barrique, diciamo bordolesi, quindi le classiche 2,25 nettolitri, e solamente legno francese, quindi solo legno francese di diverse foreste, insomma c'è questa bellissima cosa di diversificare un po' al massimo, tranne diciamo il tipo di stagionatura che deve essere il più lunga possibile e le varie tostature sono tostature medie e più possibile grani fini, quindi per consentire diciamo al nostro vino di mantenersi una microossigenazione duratura nel tempo, lenta, e poi sì, diversifichiamo molto, ma questo è diciamo il concetto nel complesso, sì. Diciamo che noi non utilizziamo la barrique per coprire il vino, cioè i nostri vini non devono sapere di legno, è semplicemente uno strumento dove far maturare e polimerizzare al meglio la matrice vino che poi sarà quella che troverete nel bicchiere.